Scusa, stasera mi avete fregato. Sì, come sempre. No, stasera No. la serata... In realtà è non è il suo il genere. tuo genere, non è il tuo genere, non è genere. il tuo genere orologio preferito. La serata piccolo lord, la tristezza. Oh, la tristezza. No, tutto un classicone così. Che anni siamo? Esatto, abbiamo dovuto ritardare anche per quello, perché lui non Sì, esatto. Esatto, ho dovuto convincere. Questa era la puntata prenatalizia che non abbiamo fatto perché lui non voleva Esatto, fare. infatti per compensare si è messo al polso un 55-13 così Sì, c'è sempre qualcosa di sportivo. Mamma mia. Che anni siamo? Ma come che anni siamo? Qui diciamo che parliamo di orologi eleganti, cioè la puntata parlerà di orologi eleganti, ovvero Ci mettiamo un cartonato. i tipi di orologi che diciamo vengono usati in situazioni un po' eleganti. Ora non saranno tutti, saranno solo una piccola parte, e più che altro perché ora stanno tornando di moda anche generi un pochino più classici. E partirei invece proprio da orologi un po' diversi, cioè Ci siamo. Ci siamo con quelli da tasca, Voglio comprare un vestito senza tasche. Sì, esatto. Tranquillo, si può fare. sai che non è questo di vestito, è il pantalone della tasca. No, parlando di orologi diciamo eleganti, l'orologio da tasca era un po' il sinonimo dell'orologio elegante, specialmente questo genere di orologio, quindi non quelli alti di spessore, ma le piattine, le cosiddette piattine. Per esempio questo è un Rolex degli anni, non è molto vecchio, è un orologio degli anni 45-50, quindi siamo abbastanza in tempi recenti. Non pensavo prima, ci hanno fatto No, anche prima. non è molto più. Prima, se vogliamo parlare di qualche orologio prima, Cioè, allora sì. Esatto. Allora, Promettono sempre bene le scatole rosse. bene, cioè la scatola rossa te capisci già che... Esatto, che l'orologio è di un certo livello. Allora, questi due orologi sono due Cartier. Ecco, qui siamo veramente nell'epoca in cui l'orologio era elegante. Due Cartier, uno in platino e uno in onice. Oggi si parla spesso dei quadranti, no? Di onice. Esatto. Cartier Prima questa dai epoca suoi qui non dei, faceva il quadrante di onice, Solo faceva la cassa di onice. Onice e oro e smalto nero. Questo platino con cifre smaltate in blu. C'è anche inciso. Ma te Movimento- questa roba qui dove la ripetevi quotidianamente? Guarda, aspetta, non rispondere, facciamo leggere qua dentro. New Bond Street, Sì. Londra, chiaramente. Sì. Erano gli anni in cui questa roba qua si trovava Era anche solo perché lì. era solo lì. No, il problema è che questi ce ne sono tanti in giro, ma sono in mano a collezionisti, quindi fanno parte di collezioni e probabilmente sono anche sotterrati in qualche cassetta di sicurezza. Difficile che qualcuno oggi vada in giro con l'orologio da tasca, raramente. È difficile che qualcuno lo tenga a casa esposto, per cui sono fermi in qualche banca. Anche cose molto belle, cose diciamo... Belle le sfere particolari. Queste Sembrano... lancette di Cartier. Questa sembra, come si Nel chiama? movimento European Watch Club cattedrale. Ah. Queste sono le lancette cattedrali. Ma sembra anche un'arma di quella, oddio, alla barda. Sì, la lavanda, sì. Sì, Infatti, le vedi spesso anche in certe chiese. Ah, sì. C'è qualche... Ecco perché è cattedrale. Esatto. Se ti dovessi dire, a colpo d'occhio, mi piacciono un sacco. Sì. Saprei come La gestirlo, tasca? Saprei come Sì. gestirlo, Cioè, È vero. quella vita che facciamo noi è Certo, sì. impossibile No, che è fai la impensabile. mattina con lo in tasca. Però credimi te, sicuramente se metti la mano ai pantaloni che hai addosso, non so che pantaloni tu abbia, ma c'è la taschina per questi. Sì. Perché in realtà ancora oggi ogni paio di pantaloni che compri ha sempre... Quelle che questo si per- pensa che sia per gli spicci, in realtà Esatto, è per quello che pensi che sia l'orologio. per le spicciole, ma è sempre la tasca dell'orologio. È rimasta l'idea di farli ancora. Comunque questi sono veramente belli. No, beh, ha scelto anche... Sì, No, diciamo, certo, livelli ce li alti, anche- molto alti. Però credetemi, esistono anche orologi di tipo, faccio per dire, molto più economico, tipo un Omega come questo in acciaio, Ah, bello. sempre della stessa epoca. Tra l'altro, Bel quadrante. quadrante particolare di colore, come questo, che tra l'altro esisteva anche identico da polso a parità di periodo. Qui siamo negli anni 40 e anche questo esisteva uguale preciso identico da polso, che peraltro è bellissimo. Sì. L'hanno fatto un po' tutti, Omega. Anche Tissot ce l'ha, può darsi. C'è anche Tissot, certo. Ecco, questo tipo di orologio erano gli orologi da tasca di quegli anni. Ma il pregio dell'orologio da tasca, questo piccolino qui, era lo spessore. sì. Quello era il pregio ufficiale. Diciamo che questo tipo qui di orologio Bello di cassa, cioè bello di quadrante e poco di spessore. era la novità perché il decennio precedente era su orologi da tasca di spessore alto. Devono essere, diciamo, orologi che devono avere una durata, devono durare negli anni, diciamo, un secolo, ed avevano spessori molto alti, movimenti molto alti,
spessore, le casse belle bombatone, quindi magari doppia cassa d'oro, quindi aprivi la prima c'era anche la seconda, quindi ricchi di cassa e spessori di movimento molto alti. Da quell'epoca lì praticamente, ma ancora oggi sento una pubblicità proprio in questi giorni di una macchina, non mi ricordo che macchina è, mi sembra sia una Volkswagen, dove parla, inizia proprio dicendo orologio da polso, orologio da tasca o orologio da polso. No, fateci caso, cioè la passano alla radio normalmente. Che, devo dire, dà un po' anche un'idea che se ne parla ancora oggi dell'orologio da tasca vuol dire che un minimo di ritorno c'è. Sì, sì. Perché 50 Ma anni che fa ritornino non prima o neanche poi, parlare. esatto. Ma Cioè, sì, certo. perché comunque, come si sempre No, magari sarà trovano a difficile cifre veramente... utilizzare. Ora, No, tralasciando queste tipologie orologi che comunque Certo. sono orologi che costano tanto perché sono Certo. particolari, però diciamo che anche uno così, un orologio del genere non costa una cifra No, eccessiva. no, costano 600 euro, 500 euro, dipende poi dai quadranti che hanno, magari con certi quadranti costano molto di più, con certi Chiaro. quadranti più classici, non bicolori come questi qui, sono neanche a 250 euro, ecco, Sì. quindi... E di un sono marchio, cifre- perché insomma l'Omega, Esatto, si parla di se tu Omega, volessi un quindi- orologio del genere da polso, insomma ci vuole quindi non è aggiungere... che si parla magari di una marca secondaria, Esatto, una marca che è primaria. esatto. In quest'epoca praticamente sono cominciati a venire fuori anche gli orologi da polso, ovviamente. Per esempio Cartier, il famoso tank americano, l'ha fatto in quest'epoca qua, cioè l'ha fatto negli anni 30, con queste caratteristiche, Sì. chiaramente per il concessionario americano, cioè per la branca di Cartier americana, però ha fatto questo tipo di orologi. Se ci pensi bene, il numero romano è sempre stata la sua caratteristica. È vero. Sempre. Lo metti chiaramente in una forma diversa, una forma... A proposito della forma, no? Mm. Secondo te, giudizio di Giuseppe, Sì. l'eleganza è tondo o Tondo rettangolare? rettangolare. Ascoltami, questo qui è un Piaget, è strapiatto. Uno degli orologi che negli anni, a cavallo fra gli anni 60 e 70, era considerato il massimo dell'eleganza. E io credo che ancora oggi sarebbe un orologio molto molto elegante. Ed è quadrato, questo è un quadrato, un rettangolare diciamo quasi quadrato. Ma se la giocano quadrato, Secondo me, rettangolare, se quadrato e te tondo, vedi se la un giocano. orologio del genere o vedi un orologio, dico, elegantissimo come questo, in strapiatto, lascia un quadrantello, Sì. non si può dire che quello sia meno elegante di questo. Io ti faccio un'altra domanda. Mhm. L'eleganza per te, sempre, Sì. e anche lo spessore? Allora, non sono io che lo dico, cioè, diciamo che la tendenza negli anni 60 era a fare l'orologio sempre più piatto, perché l'orologio piatto praticamente supponeva di essere un orologio tanto di buonissima qualità perché non era facile farlo piatto, e poi Sparisce sotto la camicia. Ecco, esatto, doveva andare in un vestito Sì. elegante dell'epoca, doveva andare sotto la camicia, quindi se avevi un orologio come questo degli anni 40 con le anze, questo Vacheron Constantin con le anze a goccia, bellissimo, Sì. però è un'eleganza diversa rispetto a quella degli anni 60-70. Quindi questi sono eleganti per la fascia di età in cui venivano Esatto. costruiti. Sì, per l'epoca proprio in cui erano costruiti. Quindi questo qui si capisce bene l'orologio degli anni 70-80, per la precisione degli anni 80. Questo è veramente piatto, Sì, veramente questo è veramente piatto. piatto. Per Due dire, differenze. un elegante degli anni 50 come questo, che è uno Jäger LeCoultre, lo sai, vero? Sì, sì, l'ho già visto un paio di volte. Bruttissimo allora. Non ti piace? Poi- Questo quindi aveva anche dalla sua Non avevo il dubbi. diametro. Che non ti Il piacesse. diametro molto grande, cioè cassa oro, diametro molto Sì, grande. poi era la terza domanda. Sì. Ecco, il diametro. L'ingombro. Allora, l'ingombro va detto che ha attraversato le epoche, ovvero siamo partiti con un ingombro abbastanza elevato, un 38 mm, questo è uno Zenith d'acciaio da 38 mm. Addirittura nella stessa epoca c'era anche questo tipo di bracciali che erano abbastanza particolari, su una misura ancora 38 mm carica manuale. L'epoca, diciamo, degli anni molto indietro, anni 35-40, gli orologi erano tutti di dimensioni piuttosto grandi, quindi o potevi averlo braccialato come questo, ma anche col cinturino di coccodrillo. Quello si depilava anche, no? Sì. Questo dava una buona mano anche Sì. All'estetista. Esatto. all'estetista. Bravo. Quindi, questo rimane solo un bellissimo orologio. Sì, Cioè, questa è la misura perfetta. questo è il misura perfetta. Un orologio di 38. Sono belli questi, sono belli, questi cose, però non Sono sono già 38. propriamente eleganti. Poi No, dipende dal polso. sono quelli non che so. oggi sono considerati orologi, diciamo, eleganti, ma non erano i propriamente eleganti. I propriamente eleganti erano più questi qua, piatti.
Devo dire che però, dovendo aumentare la misura perché la moda ha voluto misure più grandi, sono tornati buoni anche questi, Sì. che non sono praticamente piattissimi, No, però però hanno il insomma, diametro dalla sua. esatto. Oggi con l'orologio grande e questi sono abbastanza grandi. Esatto. Poi continuo facendo questa domanda. Il Sì. quadrante che colore deve essere? Bianco, oro? Ma diciamo che Nero. i due colori sono quelli, il bianco e l'oro. Il nero, e qui abbiamo per esempio un Rolex, con leanza a goccia, degli anni 50, Molto bello, mi piace. molto bello anche questo qui. Il nero sinceramente all'epoca non era Mi considerato piace tanto il importante. contato dalle 6 secondi. Ah, In generale. La seconda In genere, Mi piace quell'impronta di orologio. Sì, eh? Sì. Lo preferisco. Ma anche sui rettangolari? Non sono amante dei rettangolari. Non ti piacciono i rettangolari? Io ti devo dire uno di quelli che a me piace è Va bene. Eh? Perché comunque è un po' diverso da quelli E rettangolari. poi- è quello che E poi è proprio grande. sì, è un po' più grande. Gli E altri considera che questo e quello sono nati nella stessa epoca. Questo qui è un Patek Philippe degli anni 38-40, a banana, cosiddetto Bello, banana. ancora scritta lunga, una foto però ecco. anche quella grandezza lì a me non mi incontra, no? Sì, esatto. Perché Se sono vuoi cambiati i parametri, sono cambiati proprio i parametri delle misure degli orologi. un orologio proprio. Quindi negli anni 60 questo è un orologio da uomo molto elegante, cassa leggermente rettangolare, vetro ovale, fondo bianco, numeri romani, cinturino nero. Questo era uno degli orologi più eleganti fino a tutti gli anni 70. Oggi è un orologio un po' piccolino, sì. piccolino. Però è sempre portabile. Sì. No, ma quello poi è anche la persona. Cioè, No, Sì, certo, esatto. certo. Vedi, Rolex per esempio col Cellini, vedi, Cellini Cellini, ad esempio, non ti piace? Neanche a me, lo sai. molto poco. Allora, No. due referenze, il 4112 e il 5112 sono orologi di Portali. Cellini degli anni a cavallo fra gli 80 e i 90, con un diametro abbastanza grandino, un po' più grande di questo, e una cassa anche piuttosto alta. La differenza tra i due è che uno ha il bordo così a taglio, a sagonetto Sì. come questo, che uno ha il bordo invece più arrotondato, tipo questo, guarda. Il 5112 è più arrotondato, il 4112 invece è più a taglio così. Quei due orologi lì secondo me ancora oggi sarebbero orologi eleganti. Se prendi un quadrante sobrio, perché io spesso andavo su quadranti che non erano proprio E sobri. come Cellini, a te ti incontra come gusto? Allora, a me piacerebbe anche il Cellini, nella versione carica manuale, movimento semplice, eccetera. Per quello che costano oggi li comprerei. Costano veramente poco. Forse è uno dei orologi che costano di meno, dai. In Sì. oro, in oro. In oro, già, giusto. Io anche in oro bianco, cioè un orologio d'oro bianco molto Questo è acciaio? elegante. Per acciaio. Acciaio. Sì, ma alla fine costa più uno di questi qui d'acciaio. Anche perché questo può Un Cellini d'oro bianco. Cioè, guarda, questo è- Sì, questo è un caso particolare comunque. Sì, però capito, cioè, Sì. sembra strano, però in realtà quel tipo lì di orologi, sai, le occasioni non sono tante, in un anno io credo che te li metti 5 volte. Sì. Però quando le metti nei gol, dici. Esatto, però quando ce l'hai c'è il polso dell'orologio perfetto. Per contro, forse oggi si vende meglio il tipo di orologio, il classico. È diventato famoso. Insomma, 30 euro Molto di, famoso. di Longines è l'orologio forse in assoluto, direi più venduto oggi. Se uno Sì. lo trova perfetto col suo quadrante, c'ha un diametro giusto, Sì. Il prezzo è molto onesto per l'orologio che è. il prezzo è top su questi qui. Meccanica buonissima, esatto. bella, proprio. braccialati pochissimi. Braccialati pochissimi, ma quello sai, devo dire anche che questo è dovuto al fatto che per come era invece nata l'idea, molti di questi orologi qua, tipo questo, tipo anche questi qua, nascevano proprio col bracciale, ma siccome negli anni 2000, diciamo fino alla seconda metà degli anni 90, ma lì a calare fino agli anni 2000, gli orologi d'oro sono andati Lascia male. a scemare, ma proprio a scemare nel senso che non te lo potevi più vedere al polso. Cosa è successo? Che tanti bracciali li hanno fusi. Quindi li hanno tolti dall'orologio e addirittura fusi Purtroppo, magari, aggiungi, purtroppo, perché tanti erano veramente opere d'arte, pesanti, però alla fine vendevi il bracciale e compravi un orologio. Io sono certo che un orologio, guarda, come questo, un Longines come questo qui, degli anni 40-50 con il quadrante, Molto bello, diciamo, di colore. Sicuramente è nato col bracciale d'oro. Uno come così, Quello piatto, quello piatta a maglia a Milano A maglia, o a tessuto, di Tessuto. solito erano quelli tessuto, quella maglia a tessuto, come questi Zenith qui. Questi Zenith qui, su 100 che trovavi, li trovavi, Tutti, ma almeno 40 su 100 con la maglia Col Milano, col bracciale, diciamo, d'oro. Perché era il genere, capito? Era quello lì il genere. Comunque, Te pensa che perfino Seiko, che era
una marca di orologi super sportivi. Sì. Già in quest'epoca, diciamo, i cronografi piuttosto che Da questi anni orologi 70? Questi anni 60. Ah, Questi 60. anni 60. Quadrante? Quadrante blu. No, quadrante blu. Un bel blu tra l'altro. Sì, sì, è un fondo di magazzino blu. C'è ancora... No, c'è ancora... c'è ancora il cartellino col cartellino. prezzo, probabilmente ci sarà anche il prezzo. Sì. Dove Ah, stava? è stato aspetta, Ah. te lo dico perché si vede ancora. 17.300 lire. Più che altro per le 300 lire. Anni? 60. Comunque quant'è? 17.300 lire, quant'è in 300 euro. Sì, No, però ma- dico... No, 17, no, 35 euro. Sì, però dovete fare paragone Ma magari no, con quello che potresti sì. comprare ora. No, ora l'equivalente con 17.000 negli anni 60 che ci facevi? Ma sono 8, cioè, sono 8 euro. Ma che ci facevi Sì. con 17.000 negli anni 60? Quello che dicevo, 30, Secondo me negli 35 anni euro. 60 con 17.000 lire facevi un pranzo, una cena per ma credo 15 persone. Ah sì? Forse che anche 30 persone. No, allora costava tanto. Allora Costava questa... poco. No, il problema è che Diciamo 1.000.000 di euro. diciamo che se un secco costava 17.300 lire, l'abbiamo visto poi in altre situazioni, un Longines ne Anche quello costava, Prezzo. ne costava aspetta che si legge, 41.000 lire, 41.800 lire. Sì, quindi tipo 1.800 euro. Quindi un 30L 41.000 lire e a 17.000 lire compravi il Seiko. Siamo negli stessi anni, sempre anni 60, la seconda metà degli anni 60. 41.000 per 20 euro te lo compro. Siamo pari, 21 euro, 25 facciamo, Faccio un dai. affare io se lo rimetto qui. Forse sì. No, il cartellino te lo vende. E invece non ci tengo, c'è il numero Non dell'orologio. è che quello. Capito? Quell'epoca lì era un'epoca in cui gli orologi, diciamo eleganti, li facevano tutti, li faceva anche Seiko. Seiko è proprio il colmo. Questa è una consiglia al quarto. No, manuale, carica manuale, rigorosamente. Sei. Che Tu pensa che anche per esempio questo tipo di orologio, che questo qui è uno Smith, marca inglese, modello Astral, regalato a qualcuno che ha lavorato per le ferrovie inglesi, 45 anni di servizio, con tanto di nome eccetera. E anche questo qua Io c'ho un sacco come questo, vedi, lo so, a te non ti piace, a me classicisti, no. la cassa mi piace veramente Mi tanto. piace. Ti piace? Voi Il siete solito lì. discorso. Per la dimensione? No, non Non è il non tuo. c'ho passione, però Non io hai conosco passione che sono perché- belli, cioè, Sì. gli orologi sono tutti belli, quindi Sì, No, però, ma poi- dopo c'hai i tuoi gusti. No? E dopo quell'epoca poi siamo arrivati a orologi invece. In smoking che cosa ci metti su? Ma di smoking, l'orologio da smoking è questo qui. Eccolo, O questo qui. figurati te. Quindi o Vacheron Constantin extra piatto o anche Patek Calatrava, Clou de Paris o piuttosto che ma anche un Cartier Tank, ma non il Tank americano, il Tank normale che poi è un orologio similare a questo Comunque è qui. impressionante pensare come questi orologi, cioè come modello, sia nato 110 anni fa. Cioè, quando è nel 1910 più o meno, nel 1915, una cosa del genere. Il Tank, Il Tank. no, un po' più tardi, cioè durante la prima guerra mondiale. Quindi vabbè, Era 17, arrivato cioè da vicino. 15 a 18. Diciamo Ah, intorno- giusto, diciamo 20. Esatto. Però comunque è impressionante, 100 anni questo design qua sembra fatto Sì. ieri. No, Cioè, no, vuol dire Perché che- visto anche sempre Ma un quando po' l'hai di- indovinato, Però conta tanto, conta, però se mi fai vedere, nel senso una roba del genere, cioè sembra Vediamo se veramente da 100 anni. smoking, che è questo. smoking. Sì. Te? Te senti il tank. No. Sì, il Te tank. già la tua idea? Sì. Io questo. Sì. Ti buttano fuori Però dalla festa. c'è il quadrante, è quello il problema di Ti questo buttano fuori orologio. dalla festa. C'è ancora il No, quadrante. Quindi, allora, però va chiesto anche a questi ragazzi No, che ci quello è guardano. vero, quello è Cioè, vero. vi sei fatto vedere un bel po' di orologi, voi dovete Se abbinare. dovessi andare a una il- festa con, non so, chi lo potremmo andare, una bella festa. Una festa in Una smoking. festa in smoking. Una festa in Sì, smoking, esatto. ok. No, io ti devo dire la verità, controcorrente, ma forse questo. Davvero. Te ce lo vedi Sì, che ma perché io con lo smoking ci vedi? Lo vedo talmente sono- strano che alla fine. dici- io vado con l'orologio da Non vuole proprio fare uno simbolo per definizione. Faccio... Sono convinto che quando sapete cosa sono fa così. No, Sì, Guarda esatto. la tasca. No, Ma non questo è li un altro vedi. conto. Tu lo vedi lì? C'è la C'è la catena. catena. Comunque, dai, siamo curiosi, vediamo sì, se cosa c'è ci deve la essere. sentita. Diciamo, se doveste avere una festa in Sì. smoking,
quale orologio vi mettereste? Da polso, da tasca, Esatto. extrapiatto, un po' più bombato, una cosa Con magari- bracciale. con bracciale oppure... Poi anche uno di questi che abbiamo visto, magari col bracciale d'oro. Esatto. Poi Esatto. Può piacere. Esatto. avete il cassetto pieno di tutte le idee che Deve volete. essere Come ad anche- esempio. La ripesca. Ah, Che mi pesa, viene in che mente, pesa. parli del bracciale d'oro, uno dei marchi che diciamo come questo. Sì, ma è un cassettino Sì, così sì, avete. sì, Fate sì, conto esatto. di essere nella Potrebbe casa. essere a casa, tirati fuori dalla cassaforte il vostro cassettino e dici che mi metto stasera per andare alla festa di smoking. Questo è bello. Poi, Il insomma, tipo se di parla- Il bracciale, bracciale è bello. il bracciale di cui parlavamo era Se ci questo. pensi, si è parlato anche di valori di orologi. Sì. Sì, un no, po' tutte le tasche. chiaro che Sì, qui sì, sì. c'è di tutto, nel senso uno può scegliere. No, sinceramente io però per la stranezza Sì. questo. Quello, no? Sì, bellissimo. Comunque la cosa strana è che abbiamo scelto tutti e tre orologi con i numeri romani. E una cosa strana è i numeri La romani. cambio. Se No, fai no, scelto no. da lui Ma se cambio. prendi un cartiere, Esatto, sono sicuro. Ah, però anche io ho scelto Cartier, attenzione. il tipo di bracciale alla Bellissimo, mi fine, piace molto. magari sarebbe un buon affare comprare anche proprio i bracciali separati dall'orologio e metterli su certi orologi rotondi classici, perché in realtà ti dà proprio l'immagine. Cambia. Sì, sì, cambia Una cosa completamente. così è così. Sì, sì. completamente. Ma infatti elegante secondo me cambia tanto anche la parola elegante, cioè con un Da avere un cinturino. cavolo. Infatti, Sì. È molto più elegante Sì. un cinturino in metallo, sì, secondo sì, me. vero, 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 sono d'accordo. E proprio cambia l'immagine dell'orologio. Sì, sì, sì. Sì, è vero. No, ma sono, cioè, sono carini, infatti il mercato l'ha riscoperti. Sì. Oggi Ma come ora oggi- vanno? Sì, questi orologi qui, tipo lo stellina della Zenith, lo stellina diciamo in oro Zenith anni 60 è uno degli orologi più venduti. Il 30L l'abbiamo già detto, il Longines 30L nelle versioni diciamo acciaio come questo, vedi con le finiture d'oro, sono fra gli orologi in assoluto più richiesti dal mercato. Infatti è per quello che cioè, si sente un po' anche l'esigenza di parlare di questo genere Sì, di orologi esatto, proprio comunque perché sono- erano quelli che Sono molto discussi. abbiamo visto che insomma. nell'ultimo anno sono andati di più, perché se ne chiacchiera. E si trovano? Ancora si trovicchiano un po' di queste cose, sì, si trovicchiano. Se vai a vedere anche i prezzi in giro, li trovi anche con buone differenze di prezzo. C'è qualcuno che comincia già a metterli un po' più cari, pensando che prima o poi faranno il salto, però secondo me uno deve pagare il prezzo di mercato un po' più contenuto, anche perché non deve stare a fare tante previsioni. E sicuramente comunque al prezzo che sono oggi Vanno saliranno di presi, sicuro, sì. sì, saliranno di sicuro. Comunque, dicevano, prima facevo il discorso dei numeri romani. Una cosa strana è che comunque il 4 non lo fanno come andrebbe fatto il 4. Non è mai stato fatto. No, appunto. No, quella è la particolarità, diciamo, Perché il 4 va fatto, no? delle V con mostre, l'uno si chiamano prima. mostre, i quadranti le chiamano le mostre. Mostre? Sì. Ah, sì? Le mostre degli mostre. orologi erano sempre con i numeri romani e Ok. con il 4 fatto da 4 barrette. Quindi anche se guardi quello dei campanili, Sì, sì. in realtà bisogna anche ricordarci una io non ci ho cosa mai fatto caso, sinceramente. importante, che come tante altre, tipo il sapere, erano sempre, diciamo, branche di diciamo, articoli che erano in mano alla Chiesa. Ok. Anche l'ora era uno di quelli, cioè l'ora, la misurazione del tempo era della Chiesa. Tant'è vero che fino a che non hanno messo sui campanili delle chiese l'orologio non esisteva, cioè non si misurava il tempo. Ognuno trovava dei sistemi meridiana da viaggio, meridiana attaccata al muro della casa, ma il modo per avere un tempo per tutti, cioè che tutti sapessero che ora era, è stato il campanile alla Lo chiesa, scandire delle ore. lo scandire delle ore, Con la campana. ed era proprietà della chiesa e ti scandiva più che altro le preghiere. Quindi la partenza era lo scandire della giornata in proporzione alle preghiere che dovevi dire. Da lì ad arrivare ad avere l'orologio personale col proprio tempo sono passati 300 anni. Giusto un Non po' di pochi, anni. Sono pochi 300 anni. Siamo arrivati alla fine della seconda metà del 600. Non hai mai visto l'orologio dentro delle ore, te? Dentro no, non sono mai stato. Che grandezza può avere un meccanismo del genere? Più di questo tavolino qui, io non so quello lì di che epoca è, però un orologio di quelli da Stiamo parlando campanile, appunto della Torre delle Ore che è a Lucca. sì, che qua a Lucca. Che comunque no, è un orologio di una torre. Sì, 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 in sì. generale. sì, comunque poi- gli orologi della torre hanno, diciamo, l'orologio da campanile è un orologio che ha un quadrante molto grande e all'interno, quindi dentro il fabbricato, dentro la torre, un movimento che è grande spesso come questo tavolo, di un'altezza più o meno di 1 metro
con i ruotismi eccetera eccetera. I primi erano con i pesi, perché in realtà erano con i pesi, perché c'era questo campanile, perché si metteva in cima al campanile, perché in realtà era Gli serviva come... gli serviva come, diciamo, distanza. Sì, ok. Più era lungo e meno lo Più- caricavi, perché dopo c'era anche con le carrucole riportarlo sul peso. Giusto. Più era alto, Sì. quindi meno lo ricaricavi. Poi però dopo sono arrivati altri sistemi, tra cui l'energia elettrica che li ha li recuperava. Poi chiaramente non c'era neanche più bisogno, perché in realtà con l'energia elettrica riuscivi a ovviare al sistema del peso. Però la cosa particolare è che all'interno, tutti abbiamo visto sulle torri la mostra, cioè il quadrante, ma lo stesso quadrante c'è all'interno di una dimensione poco più grande di questa, perché non è che te puoi andare fuori a vederlo, no, se è sei vero. dentro a ripararlo non puoi andare fuori a vederlo, Chiude. ne essere in due come minimo, quindi come Poi fai? non c'erano anche telefonini, No, non c'erano neanche telefonini, facevi a voce casomai, ma la cosa particolare è proprio quella che Guarda, spostare ci all'interno c'è andavano poi questo, con la gru, no? c'è Con... questo quadrantino di queste dimensioni che ti dice quello che mostra all'esterno. Ganzo. Ganzo. Cioè, ed è intelligente. E chi le faceva? Cioè, marche prestigiose? Fonderie, spesso no. Ah, nessuno? Non esistevano Fonderie. loro? Credo che quello del campanile nelle Torri delle Ore sia della Fonderia Lera, credo. Fonderie. Cioè, a chi si appoggiavano? Perché ci voleva un orologiaio. C'era un orologiaio che però chiaramente doveva fondere queste ruote di queste dimensioni. Cioè, già il progetto. Spesso non erano di orologiai famosi. Non ce n'è, No. che tu sappia. No, una Poi marca ce ne sono di belli, come quello a Praga. di molto belli. Ma nota bene, A Venezia. il molto bello Giusto. è l'esterno, quello Sì. che vedi. No, dico proprio con Il complicazioni. famoso cioè. Ugo Cabré. Ah, giusto. Ti ricordi l'orologio della stazione che all'interno, ecco, lì per esempio è un po' fantasioso, però in realtà era una cosa del Una cosa genere. del genere. Un bel gioco di ruote e rinvii, ma comunque un orologio. Io mi ricordo negli anni '80 di aver fatto fare un tavolo a un avvocato di qua di Lucca, di queste dimensioni, fatto come tavolo d'appoggio, quindi da appoggiare alla parete, con una console, con sopra un bel vetro spesso così, e sotto la base era l'orologio da campanile. L'orologio da campanile. C'ha come dei portanti, delle strutture portanti, alzate le strutture portanti a pari, messo sopra quelli specie di vetro, comunque oggi lo faresti col plexiglass. Un bel blocco di plexiglass bloccato con le viti che vengono sopra. Bello. E te hai appoggiato, perché non puoi mettere le gambe sotto, chiaro. se no ci potresti anche Esatto. pranzare, ma sotto c'è tutte le ruote. Però quando lo vedi appoggiato alla parete, questo bel orologio da campanile, Sì. e sopra ci metti magari anche un altro orologio. cosa del genere, Fa molto particolare, effetto. sì. Una Magari cosa un similare si è ingresso. vista, no? Quando dal nostro amico. Da Pino. Esatto. Sì, Che venne per come esempio ospite una cosa del l'anno scorso. genere. Esatto. Esatto. C'era questo tavolo Esattamente. con sotto l'ingranaggio, molto bello anche quello. Certo, Molto bello. quella lì era un po' come dire una prima idea, diciamo, Sì. per una cosa del genere. Bello, sì. No, sono particolari quelli lì. Quindi prima o poi faremo una puntata sugli orologi a torre. No, però pensavo che invece Secondo qualche me- azienda Il l'aveva. problema è che mi viene il mal di schiena a fare questo. Fotografarli No, forse. Se faccio così, lasciatica per Che tutto altro il resto della ce vita. l'avranno la scatola. Secondo me la garanzia si trova. La scatola è la torre. Sì, la scatola è la torre. La garanzia si trova, al massimo si fa un estratto dall'archivio. Si porta alla torre degli scacchi. Vero? Direi Insomma. che anche per stasera ci hai allietato. No, diciamo che abbiamo fatto una cosa diversa. Abbiamo fatto più un excursus che una puntata su. Esatto. Che però ha anche una moda attuale. Sì, Quindi... infatti, ma era proprio perché la moda attuale chiedeva quel tipo di orologi, quindi dato che ci hanno chiesto quel tipo di orologi, parliamone. Esatto. Quindi abbiamo scelto in realtà l'orologio che metteremo sotto uno smoking, ma cose normali cosa scegliereste voi tra questi orologi? Pietro. Cioè può anche coincidere l'orologio chiaramente. No, perché io ho scelto una roba scomoda. Forse questo qui. Strano, eh? Pensate. Un Rolex? Sì. Strano. Ma no, Artisti? perché è il Di solito quadrante no. nero che mi piace. Ti devo dire la verità. Ma io credo di scegliere questo AP. Ma davvero, alla fine, ma l'ho tirato fuori per caso? Sì, È il tuo. no, è molto bello. Ah sì, È molto bello.
Lui nella foto di famiglia sarebbe quello in bianco e nero. Tutti a colori e lui in bianco e nero. Ce l'avessero appiccicato dopo Sì, tagliato. sì, No, Cioè, che bianco e nero. Cioè, degli altri c'è la foto dei miei genitori con Sì. me dipinto. Sì, lui è dipinto. Con ritratto. Il chiaro scuro, cioè, sai che le Io cose. forse prenderei questo. Jägerle Ultra. Eh, Bello, grande, essenziale. sì. Poi sono belli gli indici. Il fatto che sono alternati tra il 12 e il triangolo. Cioè, tra i numeri del triangolo. Va bene, via, siete stati bravi. Sì, sì. Alla prossima. Ciao Ragazzi, ragazzi, alla grazie prossima. a tutti. Mi raccomando, Ciao. quello da tasca, eh. Ciao.